Color Traveler, un'azienda che si è affacciata sul mercato degli inchiostri con una collezione davvero ampia. Il cartonato un po' anche vintage, questa confezione, non ci presenta soltanto l'inchiostro, quindi il calamaio da 30 ml che abbiamo scelto, un inchiostro tutto sommato anche abbastanza costoso, ma ci mette a disposizione una pipetta che è sempre comoda per travasare, caricare gli inchiostri, anche gradata. E poi c'è questo calamaio mini calamaio che possiamo utilizzare sia per il viaggio che per averlo dietro e magari per qualche ricarica anche sui pennini ad intinzione, perché no? All'interno troviamo anche, eccola qua, una card con degli adesivi che ci serviranno per mettere per l'appunto su questo piccolo campioncino, e un po' la storia, scusatemi, la storia che riguarda l'inchiostro. Ovviamente ogni scatola, ogni confezione ha il colore dell'inchiostro che contiene, giusto per essere pronti a riconoscerlo. L'azienda ci descrive con i suoi inchiostri un viaggio nel Giappone, nei colori, nella poesia, ma ovviamente trattandosi di inchiostri, i colori. Ad esempio questo Time for Whiskey ci dice il produttore che è uno dei primi ad essere stato realizzato, è proprio stato il whisky ad ispirare questo colore ambrato, immaginando che qualcuno potesse usare questa tinta, questa tonalità per scrivere una lettera ad un amico sorseggiando un po' di whisky, dato che l'azienda ha sede ad Hiroshima e Hiroshima è molto legata alla produzione del whisky. La stessa cosa però può essere anche così assimilata all'altro inchiostro che vi presento oggi, dato che sempre a proposito di sorseggiare qualcosa, il Saijo, che è uno dei luoghi più importanti del Giappone ed è rinomato per il sake, pare che ci sia un festival, così come abbiamo l'October Festival qui in Europa, lì c'è un festival del sake che attira annualmente migliaia di persone. Questo luogo è caratterizzato da edifici con mattoncini rossi ed ecco il motivo di questo inchiostro. In qualsiasi caso questa confezione un po' retro è proprio una valigia, è proprio il Color Traveler. Viaggiando vede questi colori del Giappone. Questa collezione di inchiostri, questi inchiostri si caratterizzano per delle tonalità con delle tinte decise.
questo è fuori dubbio. Gli arancioni, i rossi, i blu sono belli saturi, carichi, quindi assolutamente per chi ama i colori come vi sto descrivendo, troverà pane per i suoi denti. E l'altro aspetto che permea tutta la collezione, visto che ne ho provati ormai 6-7, è la scorrevolezza. Una scorrevolezza che senza dubbio aiuta chi ha bisogno di appuntare velocemente, chi usa pennini anche sottili come quelli che ho usato in altre prove, che scorrono quindi molto bene e affaticano poco la mano. Inchiostri che non tutti, questo per esempio non passa, come vedete, la carta, ma alcuni invece tendono ad essere molto pregnanti e quindi si vedono dall'altra parte, anche in base al grado di luminosità o comunque del colore del pigmento che hanno. Il Red Saijo è un inchiostro, un rosso spento mattone, ma non spento nel senso cattivo, è proprio quella è la sua colorazione, senza dubbio un bel inchiostro. Ecco, come vedete per esempio su quest'altra carta che è la Rhodia, appena leggermente qualche puntino, dove sono andato però a passare almeno 3-4 volte, si nota. Qui l'ho provato con un altro pennino, quello fine della Pilot, non ho trovato alcuna impuntatura, insomma scorre davvero molto bene, mette a proprio agio i pennini, anche quello della l'Aero Calligraphy della Pilot Prera. Come vedete, tra l'altro, sempre a testimonianza della qualità dei pigmenti, cioè dell'inchiostro, perché sono a base coloranti a base acqua, comunque la qualità insomma la vediamo ogni volta che confrontiamo su diverse gradazioni di pennini e su diverse carte la coerenza dell'inchiostro, cioè resta quello, e questo è una cosa che assolutamente è pregevole, perlomeno a me piace molto. Questo qua, ecco, dove sono andato, vedete in corrispondenza di questa I che ho dovuto ripassare un paio di volte per la prova, eccola qua, qui si vede, per il resto però non c'è traccia. Questa è un'altra carta e possiamo riscontrare su questa, dato che ho utilizzato un pennino extra fine, possiamo riscontrare come quello che vi dicevo, cioè che sono inchiostri scorrevoli che tutto sommato tendono però un po' a dispessire il tratto, perché evidentemente la base oleosa o la componente oleosa che li caratterizza poi la ritroviamo anche qua. Questo è un pennino extra fine, quello della Prera, e sapete essere abbastanza, anzi parecchio sottile, sembra leggermente più largo come tratto, questione di poco, però giusto per segnalarlo. Su questa carta, che è parecchio incline a far passare l'inchiostro, questo inchiostro col pennino medio ogni tanto qualche segnetto me l'ha fatto, però dipende per l'appunto dalla carta. Qui rispetto all'altro posso osservare, o possiamo osservare, che cosa? Una certa propensione ad evidenziare delle sfumature in relazione alla velocità che viene adottata. Quindi quando andiamo, vedete, a riprendere il pennino, quindi l'abbiamo staccato e lo riposizioniamo e quindi l'inchiostro si è andato ad addensare sulla punta, o quando invece rallentiamo perché stiamo per l'appunto scrivendo magari dei segni rettilinei piuttosto che curvilinei, abbiamo anche questa movimentazione che a me non dispiace. Bella la tonalità, molto viva appena viene posta sulla carta, quindi con la parte liquida, più asciutta, un pochettino più spenta, ma molto piacevole e carica, come vedete, anche una volta che si è asciugata. Qui siamo sulla Rhodia Uni Blanc, non c'è passaggio, così come non c'è da quest'altra parte. Questa è una carta, la Pigna Evolution, che vi ho detto essere abbastanza incline al passaggio dall'altra parte. Ora lo andiamo a verificare. Vi faccio vedere la prova del pennino extra fine, che su questo inchiostro, a dispetto degli altri, resta abbastanza nei ranghi della gradazione nominale, cioè un extra fine, mentre invece questo è lo stesso pennino che avevo provato, vedete, con l'altro inchiostro, e il tratto sembra leggermente più spesso, più grande, non sembrano proprio lo stesso pennino. Anche qui, ecco, vi dicevo, un po' per via della carta, non per l'inchiostro,
qualche segno, dall'altra parte c'è. Su una carta invece rigata, quadrettata in questo caso, stessa tonalità, stessa bellezza di questo inchiostro, veramente, poi a me piace parecchio la tinta un po' arancione scuro, quel rame chiaro, quel marroncino, a me piace, o rossastro, chiamiamolo come volete, e quindi sì, certamente mi piace, molto leggibile, assolutamente. Vediamo se passa il foglio. Come vedete, e questa è una carta da 60 grammi, a testimonianza che la carta è quella che ci mette lo zampino. Tanti inchiostri, tanti colori, vi aspetto alla prova dei due blu molto interessanti. Uno in particolar modo mi ha colpito parecchio. Questi sono il Time for Whisky e il Red Brick, eccoli qua, due begli inchiostri. Ciao a tutti amici, e grazie anche a chi me li ha fatti provare, perché la cosa importante è proprio questa, di scambiarsi le informazioni, altrimenti si resta confinati nel proprio piccolo ambito. Ciao a tutti amici e alla prossima.